C'è un posto in cui vado a volte. È il mio angolo nel mondo, il mio piccolo segreto. Tutto quello che faccio è guardare il cielo. Potrei passare ore e ore a osservare l'universo. È così ricco di meraviglie e di misteri. La cucitrice delle montagne ricama un vestito per la figlia del re, che lo indosserà al prossimo ballo a corte. Deve darsi da fare, non può perdere tempo. Il re sarà presto qui. La cucitrice è, come sua abitudine, seduta accanto alla finestra. Da quel punto il panorama che si apre al suo sguardo è meraviglioso. Non avendo mai lasciato il paese dove è nata, la cucitrice non conosce altro paesaggio se non le cime delle montagne, cariche di neve anche nei mesi più caldi. In quel preciso angolo della casa, accanto al camino sempre acceso e ai gatti che lì riposano pigri, ha cucito per anni. Non sa fare altro che quel mestiere, come sua madre e sua nonna prima di lei. La cucitrice muove calma le dita fra le stoffe, in quell'intricata sequenza di fili e punti. Il ditale della donna è ora appoggiato sul tavolino. La cucitrice si è assopita per un attimo. La stanchezza ha preso il sopravvento. Sogna. Nel suo sogno arriva una piccola rondine. Non può che essere un sogno, perché le rondini d'inverno vanno a scaldare le piume nei cieli dei caldi mari. Ma questa rondine svolazza delicatamente intorno alle mani della donna, che sono tutte bucate dal lago. Fili che si intrecciano e trine dai mille colori, cuciture che si trasformano in pizzi sfarzosi, merletti e passamanerie. Ecco che nello spazio di un lieve fruscio d'ali è pronto un vestito candido come la luna. Al suo risveglio la donna troverà l'abito appeso al manichino. Verrà il re a prenderlo ed esclamerà: «Brava cucitrice! Sono contento di aver fatto tanta strada, perché l'abito che tu hai cucito farà assomigliare mia figlia al più bel cigno del regno. Le tue mani sono speciali. Ero sicuro di poter contare sul tuo dono. Solo le tue dita leggere come ali d'uccello potevano confezionare un abito degno di una principessa. Grazie. Questo cestino di gomitoli d'oro e d'argento sarà il tuo compenso. Fanne buon uso». La cucitrice prende il cestino e con quel filo inizia a cucire una trapunta di stelle che, da allora e per sempre, illuminano il firmamento. Qualcuno pensa che le stelle sembrano abbastanza vicine per toccarle, ma in verità il cielo è come una fotografia di 1 miliardo di anni fa. L'universo è così ricco di meraviglie e di misteri. Potrei passare ore e ore a guardare il cielo. C'è un posto in cui vado a volte. È il mio angolo nel mondo, il mio piccolo segreto.